Ciao ragazzi, un altro tutorial. Oggi vi presento Sweet Emotion degli Aerosmith. Vi ricordo sempre che qui sotto trovate il PDF completo, quindi poi per seguire la struttura vi consiglio appunto di seguire il PDF. Introduzione che vede una parte strumentale senza la batteria, dove poi troveremo in una misura, appunto, prima di entrare nella parte che precede la strofa, ma dove sentiamo la batteria, troviamo una misura con sul 4 un colpo di rullante e crash. Partiamo con il nostro groove di base che sarà appunto sempre lo stesso per tutto il brano. Ci saranno alcune variazioni magari sull'apertura del Charleston, ma le vediamo man mano. Ora vi suonerò il groove base senza nessuna variante. Charleston in ottavi, sull'1 troviamo un colpo di cassa, sul 2 rullante, sul secondo ottavo del 3 un colpo di cassa, sul 4 sul primo ottavo rullante e sul secondo ottavo un colpo di cassa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Allora, prima di entrare nella strofa, troviamo appunto questo groove con l'apertura del Charleston sull'ultimo sedicesimo, quindi insieme all'ultima cassa. Entrando nella strofa invece sulla prima misura troviamo appunto sul 2 un colpo di crash insieme al rullante. Sulle misure successive invece troviamo l'apertura del Charleston anche sul secondo ottavo del 3. Vi suonerò ora la prima misura della strofa e la seconda. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Misura che precede quella che sarebbe il nostro ritornello, che vede appunto un fill suonato tutto sul rullante a parte un colpo sul tom. Sull'1 e sul 2 il nostro groove, sul 3 tutto diviso in sedicesimi abbiamo primi due colpi sul rullante, il terzo sul primo tom, il quarto ancora sul rullante. Sul 4 abbiamo invece due sedicesimi e secondo ottavo tutto sul rullante. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Appunto passiamo alla parte successiva che sarebbe la parte del ritornello. In questo caso tutti gli ottavi vengono spostati sul ride, sull'1 cassa, crash, sul 2 abbiamo sul primo sedicesimo rullante, sul secondo un colpo di cassa, sull'ultimo sedicesimo un altro colpo di cassa. Stessa cosa sul 3, mentre sul 4 troviamo due colpi, due ottavi, il primo di rullante e il secondo di cassa. Questo per alcune ripetizioni, dopodiché sulla misura successiva troviamo la stessa figura fino al terzo quarto. Sul terzo quarto troviamo una variazione, ottavo puntato di rullante crash, sull'ultimo sedicesimo ancora rullante crash e sul secondo ottavo del 4 rullante e crash. Ora vi faccio vedere le ultime 2-3 misure di questa parte, così avete un po' l'idea di come suona. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ritorniamo alla nostra strofa, sempre il solito groove base, lancio che porta al nostro ritornello che cambia appena appena, lo vediamo, sull'1 e sul 2 sempre il nostro groove, sul 3 abbiamo primo ottavo e ultimi due sedicesimi sul rullante, sul 4 abbiamo secondo sedicesimo e secondo ottavo sul rullante. Ta 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 un ta ta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Da qui in poi la struttura è tutta simile, le parti quindi sono tutte uguali. Arriviamo all'ultima strofa in cui sull'ultima misura troviamo il solito lancio, o meglio il lancio che abbiamo visto all'inizio, però tutto suonato sul rullante. Dopodiché sempre la parte del ritornello che non varia, se non sull'ultima misura in cui troviamo sull'1 cassa e crash, sul 2 troviamo sul primo sedicesimo rullante e ride e sul secondo sedicesimo cassa e crash. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Prima di arrivare al nostro finale, attenzione, abbiamo una misura. Io l'ho scritta così, probabilmente era divisa diversamente, però lo spazio, diciamo, la pausa per noi
è di questa durata, quindi attenzione bene, una misura di 6 quarti, oppure poteva essere una misura di 4 quarti tutta in pausa e poi una misura di 2 quarti in cui c'era appunto questo lancio di rullante. Diciamo che possono essere vari i modi di scrivere, però il risultato è sempre quello, non cambia. Appunto, prima di partire 2 quarti tutti in sedicesimi su rullante. Ultima misura che, diciamo qui come scritto nella partitura, ad libitum, quindi dura perché il brano originale va a sfumare, quindi dura abbastanza. Charleston tutto in ottavi, 2 ottavi di cassa sul primo quarto, sul 2 abbiamo primo ottavo di rullante e sull'ultimo sedicesimo un colpo di cassa, sul 3 abbiamo secondo sedicesimo e secondo ottavo di cassa, sul 4 abbiamo 4 sedicesimi tutto sul rullante. Vediamo questo finale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Queste tutte le parti principali, penso di non essermi dimenticato niente, probabilmente qualche crash qua e là, ma va bene, dai, quelli lì poi sono indicati, leggetevi bene la partitura quando guardate la struttura. Quindi per oggi abbiamo terminato, non vi resta che scaricare lo spartito, divertirvi, imparare la canzone, suonatevela e se avete qualche richiesta, mi raccomando, nei commenti richiedete. Sto cercando di esaudire un po' quelle che sono le richieste precedenti perché comunque avevo già messo in cantiere del materiale, cercherò entro breve di fare un po' tutto quello che era stato richiesto, quindi abbiate pazienza. Anche per oggi non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon divertimento e un buon groove. Ragazzi, ci vediamo la prossima. Ciao!